Archiviate montagne e trekking torno ad affacciarmi sulla costa adriatica del Montenegro e il profilo che si delinea è quello di Budva. Il suo antico centro è sommerso da palazzi contemporanei, frutto degli ingenti investimenti stranieri, soprattutto russi. Negli anni, facilitazioni normative e un antico legame con Mosca hanno fatto arrivare tanti investitori ed esplodere il mercato immobiliare al limite della speculazione. Vi ricordate i lussuosissimi yacht a Tivat e la sua marina sfarzosa poco lontano da qui? L'invasione russa dell'Ucraina ha fermato tutto quanto. Nel frattempo la costa montenegrina è stata trasformata. Tra i vicoli della città vecchia di Budva si respira ancora l'atmosfera marittima di questo avamposto veneziano. Un crocevia di culture, greca, romana, bizantina e veneziana, che oggi fa da sfondo alla movida. Rotolando verso sud si intercetta il punto più fotografato di tutto il Montenegro, la penisola di Sveti Stefan, anche se c'è poco da vedere, dato che oggi l'antico villaggio è un resort di lusso inaccessibile al pubblico. Ma fare un bagno di prima mattina nelle sue acque cristalline può essere una tentazione a cui non opporsi. Mi sposto ancora più a sud, oramai al confine con l'Albania. Oggi è una suggestiva baia protetta da 2 scogliere, ma secoli fa Ulcin in Montenegro era un covo di pirati. I veneziani la conquistarono nel 400 e la chiamarono Dulcineo. Nel 1571 passò sotto il dominio degli ottomani e fu allora che la sua storia si incupì. Divenne una meta per banditi, snodo per il commercio di schiavi. Ad occuparla furono i pirati. Alla fine del 600 tantissimi pirati provenienti dall'Africa settentrionale scelsero le sabbie dorate di Mala Plaza, di questa spiaggia, come base. Da qui partirono le loro missioni che sparsero il terrore per il Mediterraneo. A quel tempo non c'erano treni, tir né aerei. Il grande commercio avveniva via nave e il Mediterraneo era solcato da mercantili che trasportavano le merci più disparate provenienti da tutto il mondo. I pirati depredavano le navi sguainando spade, tagliando gole e poi facevano ritorno in questo porto sicuro per smezzarsi il bottino. La loro fama sanguinaria crebbe molto presto. Oggi la città vecchia, la Starigrad, è una nota meta turistica, con le sue case di pietra, le strade lastricate. Sgattaiolare fuori da ogni vicolo significa tuffarsi con lo sguardo nel mare. Canti in arabo potrebbero attraversare il vostro pomeriggio a Ulcin. L'impero ottomano ha infatti lasciato nei Balcani un'eredità musulmana. Chiunque può visitare una moschea purché ne rispetti le usanze. Via le scarpe, cellulari spenti e silenzio per non disturbare chi prega. Sono 7 le moschee a Dulcineo che raccontano del passato musulmano dovuto all'occupazione ottomana dei Balcani. Si tratta però di una minoranza rispetto alla maggioranza ortodossa, che è divisa in vari gruppi linguistici: albanofoni, slavofoni, turcofoni e zigani. Ulcin si trova a pochi chilometri dall'Albania, infatti 6 abitanti su 10 sono di origine albanese, prevalentemente musulmani, una meta turistica non soltanto per i vicini di casa ma anche per i kosovari. Il turista lo faccio anch'io, di caletta in caletta, ma la mia passione per l'entroterra e le alture mi porta a Stari Bar, la vecchia bar, che si chiama così in omaggio all'italiana Bari, dato che vi si trova di fronte, sulla sponda opposta dell'Adriatico.
La città è stata quasi del tutto distrutta dal terremoto del 79 e dalla battaglia contro gli ottomani di un secolo prima. Decisamente più viva, anche se non altrettanto scenografica, è la capitale del Montenegro, Podgorica. Dalle sembianze di piccola città di provincia, la sera si accende, specie nella città moderna. I vicoli umili del vecchio quartiere turco Stara Varoš saranno l'ultima forma urbana che vedrò nel Montenegro. L'ultima tappa sarà estremamente attraente, magnificamente suggestiva. Ed una delle aree naturali più belle di tutto il Montenegro è il lago di Skadar, con questo prato di ninfee. È in questa cornice sublime che fondo insieme tutti i volti del Montenegro, specchiando il cielo, galleggio sull'infinito. Con il kayak potrei praticamente arrivare in Albania, dato che è laggiù, il lago collega i due paesi. L'ultimo raggio di sole carezza una foglia prima di scivolare dietro le montagne. Davanti a me, nuove scoperte. Continua a viaggiare. Iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.